Tutti i viandanti che passano aggiungono un sassolino. E c'è anche l'acqua benedetta, adesso non per essere blasfemo, ma se uno arriva qua affiancato, un sorsino d'acqua benedetta e gli ultimi metri per il santuario li fa correndo, vero? Ti piace camminare con noi? Allora iscriviti, che aspetti? Ridotto ai minimi termini qua il torrente. E adesso ci spariamo tutte le cappelle. Questa è quella di Santorello, esatto. E ora salendo ci vediamo le altre fino ad arrivare alla fonte del Paradisino. Cappella del Masso di San Giovanni Gualberto, che se è come per San Francesco o altri santi, sotto il masso usavano il masso come cuscino, erano talmente ascetici, oppure la credenza popolare voleva che avessero lasciato la loro impronta sul masso. Per esempio c'era tutte le cappelline dello Speco sopra Poggio Bustone, hanno i massi contenuti all'interno delle cappelline, secondo le iscrizioni dovevano recare segni di San Francesco e della sua lotta contro il demonio, per cui le unghiate del diavolo, l'orma del diavolo in fuga, tutte cose così. Va bene, noi siamo seduti non tanto per contemplare il masso, ma quanto per la panchina. Questa, come potete vedere dal tondo lì in alto, è detta Cappella delle Colonne, perché in effetti ci sono le colonne. Via, si voleva fare gli spiritosi. Si sale ancora la Cappella del Beato Migliore e di fianco c'è questa specie di nicchia che per un eremita sarebbe stato quello che per noi sarebbe un appartamento al piano attico. È bello subito sotto la rupe, ma noi si continua a salire. Vabbè, è bello, è all'ombra. Ok, la fonte del Paradisino che però è chiusa. E ora ci aspettano circa 4 km su questa strada, però è all'ombra, dai, non possiamo lamentarci, va bene anche così. Almeno si va spediti. Sono le 11 di mattina, però accidenti, noi siamo al fresco, anche perché siamo a 1065 metri di altezza, mentre ieri alle 11 di mattina, insomma c'è una bella differenza, un altro camminare, c'è molta meno umidità, Poi sono 2 gradi di meno. oggi comunque 2 gradi di meno rispetto a ieri, tante cose che messe insieme ci svoltano, Anche la topastra. ci svoltano la tappa. Sì, sì. Signorina, sì, dico a lei, le può interessare questo splendido masso? Le faccio un prezzo speciale, solo per lei che è pellegrina. E certo, poi a portarle una crema, guarda. Non acquistate massi dagli sconosciuti, Ma anche dai conosciuti. specialmente se poi ti portavano nello zaino. Vabbè, è un po' monotona la strada, per cui ci divertiamo come possiamo. Quasi a 1200 metri di altezza, zona Croce Rossa. Dell'acqua, perché magari non la beviamo, però una rinfrescatina ce la si dà. Abbiamo terminato il tratto su asfalto, sono stati 4 km tra i più piacevoli che abbiamo mai fatto su asfalto, perché tutti all'ombra a un'altezza superiore ai 1000 metri, e adesso si comincia finalmente a scendere, perché abbiamo 800 metri di discesa davanti a noi. Pendenza del 25%. Il sentiero è in forte discesa ed è asciuttissimo, si alza polvere a ogni passo,
ed è scivoloso tra l'altro, però più o meno è ombreggiato, c'è un po' d'aria di venticello che rinfresca, però è mezzogiorno e scendendo comunque la temperatura si sta alzando rispetto a prima che eravamo sopra e dall'altra parte. Forse il primo corso d'acqua serio che vedo in montagna quest'anno, questa disgraziatissima estate 2022. C'è il ponte, però sono riuscito a convincere la pellegrinetta a fare il guado per toccare l'acqua fresca, perché è molto fresca, oh sì. Ed eccoci appostati dietro un masso muschioso per tendere un agguato alla pellegrinetta al guado. Come se la caverà? Oh, ho visto quante storie. Ok, molto molto piacevole all'ombra, al venticello, ogni tanto si trova dell'acqua per lavare le manine. Sottovalutata via Ghibellina, che ieri è stata un po' dura, però forse se fossimo partiti prima da Firenze e non avessimo perso tempo a cercare un bar. Cosa, colpa mia? Il caffè chi è? Sono io o sei tu? Tocca sentire. Però fino ad ora è molto bella la Ghibellina. E il contrasto con la via degli Dei non potrebbe essere maggiore perché non c'è nessuno. Abbiamo incontrato qualche ciclista giusto sul pezzo asfaltato e basta, sui sentieri nessuno, ma neanche gente del luogo abbiamo incontrato sui sentieri. Queste rocce e là ha fatto una tettoia naturale. Purtroppo ci lasciamo alle nostre spalle la valle del torrente Scheggia. È stato bellissimo camminare di fianco al torrente, all'ombra, con l'acqua che gorgogliava, però noi adesso dobbiamo puntare verso Monte Mignaio, che è qua sotto, dove faremo la seconda pausa della giornata, anche perché adesso è l'1:15. Se fare i cammini con questo? Ma è bellissimo. Poca fatica però. Poca fatica e tanta resa. E scendendo in paese a Monte Mignano abbiamo ritrovato il nostro amico torrente Scheggia, che ci ha portato a questa area sosta dove mi sa che ci fermeremo per un po', che è anche all'ombra. E là l'indicazione della via. Aree di sosta, quelle belle. Allora lì abbiamo il torrente, lascia perdere le postazioni barbecue, però qua sono i tavoli e le panchine all'ombra e qui c'è la fontanella, è freschissima perché è all'ombra, e poi dopo c'è anche l'indicazione della via e riprendiamo da qua. Perfetto. C'è anche un bar aperto. Magari mi sto sbagliando, quello dovrebbe essere il castello dei Conti Guidi, solo che è un po' lontano per arrivarci a piedi noi con lo zaino. E attraversiamo il torrente Scheggia su un antico ponte romanico, non romano, romanico, diverso. E ora si sale verso la Maestà di Pic, che non abbiamo idea di cosa sia, comunque si sale, e alla strada romanica. Il paese a cui siamo scesi, il problema è che poi si scende giù in una valle per attraversare sul ponte romanico e poi si risale tutto, e qua stiamo salendo fino a questa Maestà di Pic che non sappiamo cos'è, siamo curiosissimi, cioè almeno io lo sono, e tra poco vedremo. La Maestà di Pic è questa, è una cappellina, che solo non riesco a capire a cosa faccia riferimento
le picche. Io pensavo più a una statua della regina delle carte. Però questa dovrebbe essere la strada romanica. Beh, è lo stesso busto del ponte, per cui... Come sta sbranando il plum cake Giulia, è riuscito a catturarlo adesso, si nascondeva qua dietro il tronco, ma lei lo ha preso, lo ha ghirmito e lo sta sbranando. Guardate che roba, mai visto mangiare con tal feralità, neanche una bestia feroce allo zoo. Un briciolo. Barbiano. Manca più molto, però tra poco mi sa che toccherà scendere sulla provinciale per arrivare a Prato di Strada. Quasi arrivati. Rifiglio, per cui Prato di Strada è a circa 1 chilometro. Stiamo cercando il numero civico della casa per ferie e mouse. Siamo a Prato di Strada, fine tappa odierna. Domani altra mega tappona con l'arrivo alla Verna. Questa è la piazzetta che si vede la nostra camera, lì la chiesa, la fontana, che però mi sembra sia scritto non potabile, e allora mi sa che devono riempirle in camera i borracci.